Buonasera a tutti, benvenuti, ben ritrovati al Salotto dei Misteri, questo nuovo appuntamento serale. E oggi si parlerà di questioni esoteriche e naturalmente che in qualche modo possono sfociare, magari non nei discorsi che faremo questa sera, nella mistica, nella ritualistica e in tutta una serie di altre cose che ovviamente sono legate alle argomentazioni di questa sera. La prima cosa che vi devo dire è che purtroppo Andrea Dal Bon, amico, non potrà essere questa sera per un problema insorto all'ultimo momento e quindi parleremo del simbologia norrena e naturalmente delle rune in un'altra occasione. Invece Roberto Lombardini è qui con noi e fra poco naturalmente lo farò entrare per parlare della cabala ebraica e poi ovviamente lasceremo più ampio spazio alle vostre domande, dato che uno degli argomenti è saltato e quindi avremo appunto più tempo da dedicare direttamente alle vostre domande, alle vostre curiosità. Parlando di Kabbalah, naturalmente entriamo nell'ambiente esoterico ebraico, che ha delle radici storiche abbastanza antiche, probabilmente legate a civiltà da cui questo sapere è stato recuperato. Ma non voglio naturalmente anticipare nulla. Ci vediamo tra 8 secondi, come sempre, al Salotto dei Misteri con Roberto Lombardini. Ciao Roberto, benvenuto. Ciao Bentornato. Gabriele, ciao a tutti. Sì, È sì. da un po' che non ci si vede. Infatti sì, ci sono state una serie di vicissitudini per cui non siamo riusciti a vederci e tu sai che insomma a uno come me che piace parlare, insomma, pesa questa cosa. Beh, anche e soprattutto magari di questa tipologia di cose, come anche quelle misteriche e Questi pure archeologiche. sai che sono i miei argomenti questi qui, per cui Purtroppo, diciamo che questa puntata sarà a metà, lo possiamo dire, nel senso che ci in dispiace effetti comunque che manca il nostro amico Andrea e ovviamente che, diciamo, manca anche una componente che in qualche modo si andava a legare come ass argomentazione a quella che, ci sì, sì, narrerai quella tu. che andremo a esporre, assolutamente. Guarda, ti posso dire che per quanto possa sembrare strano, ci sono degli incredibili legami. Infatti, poi quando mano a mano che racconteremo un po' di quello che dobbiamo raccontare stasera, magari li facciamo anche vedere. Io avevo lasciato dei vuoti perché immaginavo che poi Andrea si sarebbe inserito, vabbè insomma, Vabbè, noi andiamo avanti comunque per faremo questa puntata su appunto sulla Cabala e farai un'altra puntata magari su sicuramente sulle rune e sul simbolismo norreno, che è beh, molto sicuramente non mancano gli argomenti di tipo esoterico, occultistico, mistico, beh, eccetera. qui siamo proprio io lo definisco proprio l'argomento principe di quello che è la mistica e nello stesso tempo l'esoterismo, perché andiamo proprio a guardare, forse se vogliamo un po' l'origine di quello che è tutto l'esoterismo, perlomeno occidentale, che poi comunque ha dei grandi legami anche con quello orientale ed è questo che è molto intrigante, quello che sottolineavi tu prima, chissà da dove arrivano questi legami, chi lo sa. Beh, poi questo è un periodo un po' particolare perché al di là ora degli eventi internazionali che alla fine non è che da un giorno all'altro cambiano, però la salita al potere, tra virgolette, salita al potere, insomma l'elezione e la presa di ruolo, diciamo, a presidente degli Stati Uniti di Donald Trump proprio ieri ha fatto un'affermazione importante che è quella che gli Stati Uniti si apprestano ad entrare nella loro età dell'oro. Ma in realtà il fatto che siamo "prossimi", tra virgolette, perché ovviamente essere prossimi non significa che accada oggi o domani, a una nuova era dell'oro a livello umano, a livello mondiale, e questa è una cosa che è sempre più presente
ed è sempre naturalmente più legata appunto alle cose esoteriche. Roberto, ti lascio io parlare Va bene, dell'argomento, dimmi tu quando vuoi che faccio vedere le immagini. perfetto. Ma guarda, possiamo anche vabbè, tra un attimo cominciamo con la foto di copertina del PowerPoint. E dunque, come tu hai accennato, quando si parla di Kabbalah o Kabbalah, come dicono, poi ha molte altre definizioni, gli ebrei stessi, non sono univoci nel definire cosa sia esattamente la Kabbalah. Partiamo, se vogliamo, proprio dal significato della parola, che, significa ricevere e nello stesso tempo significa tradizione. E qui c'è un po', come si potrebbe dire, tutto il significato, no, di questa cosa, cioè è sostanzialmente il lascito di qualcuno che c'era prima di noi e per questo si sottintende questa conoscenza, questa profonda capacità di interagire con quello che appunto, secondo la religione ebraica, è l'opera di Dio, cioè il creato. E l'esoterismo cabalistico fa sì che la Cabala sia sostanzialmente un insegnamento segreto. Un insegnamento segreto che Dio stesso ha dato ad Adamo quando questo era nel paradiso terrestre e che poi, per sete di conoscenza, si è perduto il paradiso terrestre, ma questi insegnamenti sono rimasti e possono indicarci la via, chiaramente sempre questo secondo misticismo ebraico, per ritornare a Dio, per ritornare là dove una volta eravamo. Quindi possiamo cominciare con quelle che sono le immagini. Ecco, per quanto può sembrare strano che io abbia scelto questa immagine, che notoriamente è il fiore della vita e viene legato alla meditazione, a tutta una serie di cose, oddio, questa in realtà è un'immagine diffusissima nel mondo. Questa è incredibile come questa è un'immagine composita che ha un certo numero di cerchi e comunque è legata all'esattezione della circonferenza, cioè parte da un principio matematico, ma è comunque presente in Oriente, presente nelle Americhe, presente in Africa, è presente in Europa, un po' da tutte le parti, in Medio Oriente, nell'Asia del Nord, in Russia, in Siberia, insomma, in giro per il mondo ci sono da tutte le parti antichissime presenze di questo che per comodità chiameremo il fiore della vita. E quindi possiamo fare un salto in avanti perché poi dopo vedremo cosa ci serve, diciamo, questa immagine di profilo. E questo è lo Zohar. Quella che potete vedere è una copertina di una edizione appunto stampata a Mantova nel 1558. Ecco, la cosa abbastanza particolare è che se voi andate a cercare sui libri, nei testi diciamo storici o classici che possiamo trovare, troverete che la Cabala, per come viene conosciuta, in realtà si fa risalire a un periodo piuttosto recente, che dovrebbe essere già dopo la diaspora avvenuta, ovvero sia nel periodo tra il XII e il XIII secolo. Questo perché in quel periodo effettivamente abbiamo avuto la diffusione per la prima volta di questi testi ebraici, naturalmente, in giro per l'Europa. È molto probabile, anzi certo, che la tradizione cabalistica arrivasse da molto prima. Tuttavia, sapete un po' quando le cose non si vedono, spesso noi tendiamo a fare questo errore, non esistono. E quindi il fatto che l'Occidente e diciamo la
cultura occidentale, in particolare in questo caso medievale, fino a quel momento non avesse visto nulla di questa conoscenza sapienziale ebraica, fa sì che per loro non fosse mai esistita. In realtà le tradizioni rabbiniche, le tradizioni appunto cabalistiche risalgono, secondo la storia ebraica, alla notte dei tempi, appunto. Addirittura Dio stesso nella creazione appunto ha confidato questi segreti del mondo ad Adamo, addirittura nel paradiso terrestre. E quindi dobbiamo andare avanti con le nostre immagini, e mi piaceva farvi vedere questa seconda, che è sempre di un testo tardo medievale, forse anche dei primi del Rinascimento, dove vediamo la classica immagine dell'ebreo. Vabbè, anche qui ci sono tutte le caratteristiche che sono sempre state per tradizione diciamo affibbiate agli ebrei, vabbè, non diciamo in maniera anche abbastanza scorretta nel tempo, però va bene. Quello che mi interessa farvi vedere è quello che sta reggendo questa persona in questo momento, che è quello che viene definito l'albero della Cabala. Anche qui lo vedremo più avanti, viene definito in tantissimi altri modi, qualcuno addirittura lo chiama albero della vita, insomma ci sono varie interpretazioni di questo simbolo, e vabbè, non soffermiamoci ulteriormente. Andiamo avanti con le immagini, e qui abbiamo la prima parte fondamentale per capire da dove parte la Cabala. La Cabala fa punto focale per ogni ebreo, e soprattutto per ogni cabalista, cioè colui che segue gli insegnamenti della Cabala, parte dalla scrittura sacra e fondamentalmente parte dalla Torah o dalla Tanakh, come meglio si preferisce definire in campo cabalistico. E qui vediamo l'esempio classico delle sacre scritture ebraiche, che non sono appunto i classici libri come abbiamo noi in Occidente, ma sono questi rotoli scritti in continuo. Ora, quelli che qui vediamo sono dei rotoli stampati. Tenete conto che i rotoli che vengono usati per la Cabala, invece, io ho avuto la fortuna di poterne vedere un paio, e sono completamente scritti a mano, sono conservati in maniera gelosissima. Già solo la possibilità per un gentile come me, che voi sapete che gli ebrei su questo sono molto rigidi, e questa che è probabilmente la più grande scuola iniziatica perlomeno medio orientale, tuttora esistente, ha dei dogmi molto stringenti, per cui io veramente mi considero fortunato a aver potuto vedere dei testi cabalistici. Vedremo poi perché l'importanza di questi testi, e soprattutto come si pongono all'interno dello studio e della ricerca della Cabala. Ma cominciamo a fare un po' di ordine perché continuiamo a parlare di Cabala, ma non abbiamo bene ancora, diciamo, questa stratificazione sul perché o sul come questa scienza, chiamiamola così, si esprime poi dopo nella realtà. E se vai avanti possiamo vedere ancora un pezzettino. Eccolo qua. Questo praticamente sono i 4 livelli riconosciuti dall'ebraismo per l'interpretazione della Tanakh. E quindi abbiamo il Peshat, che è il primo livello di interpretazione, cioè quindi un'interpretazione semplice, letterale, cioè capire quello che c'è scritto sui testi, quindi vabbè, diciamo leggere il testo sacro. Dopo abbiamo il Remez, che è l'allusione, ovverosia il cominciare a ragionare in maniera allegorica sui significati di quello che c'è scritto, e quindi fare un primo gradino verso la conoscenza. E dopodiché abbiamo il Drash, che è, qui parola quasi una bestemmia, omiletico.
ovvero sia si basa sulle interpretazioni rabbiniche e attraverso l'insegnamento rabbinico con dei paragoni si fa un livello di interpretazione successivo. E infine, eccoci qua, arriviamo al Sod, che è detto livello segreto o livello esoterico. Ricordiamo sempre che esoterico come parola nasce come significato da esoterico, cioè conoscenza di pochi, contrario di esoterico che è conoscenza di molti o di tutti. E quindi qui siamo appunto già nel concetto che questa conoscenza non è a disposizione di tutti, ma è a disposizione di coloro che sono iniziati, di coloro che sono preparati e capaci di capire questi insegnamenti. Ed è proprio qui che arrivano gli insegnamenti e le ricerche della Kabbalah. E possiamo fare ancora un passo successivo. Eccoci qua. E qui abbiamo, diciamo, le tre grandi divisioni in cui viene divisa la Kabbalah, ovvero sia la prima tradizione che è quella teosofica e che si avvicina moltissimo a quella che è una concezione di filosofia, tant'è che ci sono notevoli abbinamenti, come dire, che si fondono con concetti che poi sono la base del pensiero occidentale, cioè la filosofia greca e i concetti aristotelici. Vedremo poi molti dei concetti geometrici che esistono. Scusami, Roberto, ti devo interrompere un secondo. Vai. Potresti fare una prova a mettere il microfono dal lato dall'altro lato? Ok. Perché ti giri a parlare spesso dal lato alla tua sinistra e quando parli alla tua sinistra si abbassa improvvisamente il volume dell'audio. No, si è staccato di nuovo. Ok. Adesso Beh, funziona parla? meglio? Credo di sì. Prova? Sì, sì. Va bene. Funziona meglio, facciamo così allora, vediamo. Va bene. Stavo dicendo che quindi praticamente la branca principale di questo concetto cabalistico è quello che va sulle filosofie. E appunto dicevo, ci sono molte affinità con la filosofia aristotelica. Qui appunto nello schema che vi faccio vedere c'è un concetto, cioè, citato una persona molto, insomma, abbastanza famosa che è Maimonide. Adesso io non so se pronunciarlo. Mosè Maimonide si chiamava questo studioso, poi in maniera ebraica probabilmente bisognerebbe pronunciarlo Moshe Maimonide, però insomma va bene. Quest'uomo era un ebreo che stava in Portogallo, protetto dalla corona portoghese, un grandissimo studioso, stava all'interno di questo centro che si era creato dove praticamente potevano stare un po' tutte le grandi menti a prescindere dalla religione, cosa abbastanza strana in quel periodo medievale, e però persona di grande livello. Pensate che lui riuscì a proporre l'idea che ci fosse terra molto più vicina di quella che si pensava attraverso l'Atlantico. Anche lui noto cabalista. Pensate che questo qui era anche un grande matematico, fece una proporzione tra la marea, l'altezza della marea sulla costa spagnola e l'altezza della marea sulla costa, quindi sul Mediterraneo e Atlantico. sull'Atlantico, e in effetti non sbagliò sotto il concetto, perché se ci pensiamo lo spostamento dell'acqua dovuto all'attrazione lunare fa sì che più sia lungo il mare a livello diciamo equatoriale e più c'è uno spostamento di acqua e quindi più alta è la marea. E lui fece questa proporzione e disse, siccome, per quanto può sembrare strano, ma nel Medioevo lo sapevano anche abbastanza precisamente, perché
già un greco l'aveva calcolata, quant'era la circonferenza della Terra, e lui fece una proporzione e disse: "Se il Mediterraneo è lungo così, abbiamo questa marea, c'è terra molto prima di quella che noi pensiamo". E quindi insomma poi dopodiché non per niente Colombo, seguì anche gli insegnamenti di questo centro di studi, si trova a Madeira, in Portogallo. Vabbè. E quindi questo anche lui noto cabalista, noto scienziato che si occupava di questi. Dopodiché c'abbiamo l'altra parte della cabala, che è la cabala meditativa e che poi adesso andremo a vedere cosa comporta a livello simbolico questo concetto di meditazione. Ehm, e quindi l'idea che, come si potrebbe dire, esiste una come si potrebbe dire, una realtà mistica in cui l'uomo tende ad uscire dal proprio corpo per poi arrivare a più vicino a Dio, sostanzialmente. Ecco, forse non l'ho detto bene, ma era espresso anche nel primo punto che qui adesso abbiamo sul nostro schema. Una delle cose che, la Cabala fa fatica a combattere proprio in seno al concetto stesso dell'ebraismo è il pragmatismo dell'ebraismo. L'ebraismo è un concetto molto pragmatico. Pensate a tutte le regole molto pratiche che hanno e anche al concetto molto permeato del fatto che se la realtà è questa, vuol dire che Dio vuole che ci sia questa realtà. E quindi l'astrarsi da questo concetto di realtà, l'arrivare a pensare oltre quello che può essere la dimensione reale, è una cosa che in effetti è un po' in antitesi col concetto stesso di ebraismo per certi aspetti. E quindi è proprio qui che appunto solo pochi riescono ad arrivare a maneggiare questo concetto appunto di Cabala. E quindi nella seconda parte che vedevo appunto la tradizione statica, viene chiamata così, abbiamo questa possibilità, diciamo, di astrarsi dalla realtà e quindi arrivare in quella che viene definita dimensione profetica, quindi la capacità di avere illuminazioni su quello che è il futuro. Ma si può fare di meglio. Si può fare di meglio e si può arrivare alla tradizione magica, cioè il cabalista più esperto, più profondo, più capace è in grado di modificare la realtà, è in grado di interagire sulla realtà e quindi è l'equivalente di quello che noi occidentali chiameremo una sorta di mago. Ma anche qui il concetto di magia è legato comunque fortemente ancora al concetto di divino, e cioè il cabalista, in quanto capace di modificare l'opera di Dio, che è la realtà presente, non può essere se non legato a Dio. E quindi c'è questa proprio doppia unione e in un certo senso lui diventa strumento di Dio nella modifica della realtà. E quindi pensate a che livello alto si possa arrivare come concetto e chiaramente questa magia non può essere considerata se non magia bianca, naturalmente, perché non, non può esistere una magia che vada contro la volontà di Dio Onnipotente. Questo è il concetto cabalistico più alto, se vogliamo, come idea. Ma vi stavo parlando prima del discorso della meditazione e apparentemente adesso facciamo un giro al di fuori di quella che può essere il concetto base, se vogliamo, di Kabbalah, ovvero sia, cioè andiamo a guardare una delle meditazioni più, diciamo, più antiche e più profonde, che è tipicamente orientale. Ora, qualcuno sostiene che sia anche un tipo di meditazione cabalistica, però non lo posso assicurare. Sta di fatto che però adesso la analizziamo e poi andiamo a guardare, come si potrebbe dire, queste strane connessioni con i concetti cabalistici. Quindi se mi mandi la prossima diapositiva. Ah no, qui ne abbiamo un'altra parte, mi sono confuso io.
ce la guardiamo dopo, il discorso di meditazione. Questo in realtà è un grimorio medievale cabalistico, ed è abbastanza interessante perché contiene delle indicazioni pratiche di come interpretare i segni. Perché questa era una Scusa, delle... scusa Dimmi, Robby, prima dimmi. di entrare nel dettaglio, dicevo solo che avevo il microfono chiuso, spieghiamo un attimo cos'è un grimorio, perché non tutti conoscono la terminologia e sanno cos'è. Allora, è un libro magico pratico, mettiamolo così come concetto, perché poi vabbè, dovremmo entrare nella... No, vabbè, però è giusto, è giusto fare capire a Okay, tutti. e quindi, questo è uno di questi libri di magia pratica, ebraico, per cui rarissimo. E qui, come potete vedere, ci sono delle iscrizioni in lettere ebraiche e dopodiché ci sono dei simboli. Questi simboli non sono nient'altro che la capacità di interpretazione. Ora, il cabalista, siccome l'opera di Dio un po', se vogliamo, assomiglia come concetto a un alchimista, perché anche l'alchimista chiama la realtà la grande opera, sottintendendo la grande opera di Dio. Parimenti, se vogliamo, a un po' a un cabalista, e quindi all'interno dell'opera di Dio possiamo vedere i segni, perché tutto è organizzato come concetto, e quindi, come potete vedere, quei simboli dove ci sono tutti quei pallini, no? Quelli sono segni che noi possiamo trovare sulla nostra strada, possiamo trovare da qualsiasi parte, nella sabbia piuttosto che su un muro, in un disegno nell'acqua piuttosto che in una nuvola in cielo. Il cabalista è in grado di interpretare questi segni e di capire o di avere dei segnali se sta facendo giusto, se sta facendo sbagliato e deve cambiare direzione o che direzione deve prendere a seconda dei segni che trova. E soprattutto, e qui torniamo a quello che avevo detto all'inizio, una delle più segrete, potenti pratiche cabalistiche, ed è per questo che io ho detto di aver avuto una grande fortuna, di avere potuto vedere, non si parla di toccare, però già vedere questi Tanakh, questa Bibbia ebraica scritta interamente a mano, perché una delle pratiche appunto più potenti della Cabala è quella della richiesta di interpretazione e quindi di usare degli schemi per andare a prendere delle lettere in posizioni stabilite all'interno del testo sacro. E questo dà delle risposte, dà delle frasi finite a seconda del sistema che si usa. Chiaramente questo può essere fatto, a detta appunto dei cabalisti, solo su testi definiti segreti, cioè su questi testi che sono sì il testo biblico, però deve essere scritto in un certo modo, perché quello è il testo che è stato mandato da Dio e in quel modo è stato scritto, e grazie al fatto che sia stato scritto in quel modo tu puoi avere delle interpretazioni, dei messaggi che Dio ha voluto mettere all'interno della Sacra Scrittura. Ecco perché abbiamo il concetto che poi anche noi cristiani in un certo senso ce l'abbiamo come Sacra Scrittura, ma noi lo intendiamo come significato della scrittura. Gli ebrei lo intendono proprio fisicamente come la scrittura posizionata in un certo modo, è proprio sacra in sé perché ti permette di andare a fare questi collegamenti, e quindi in questo appunto, questo esempio che vi ho portato è uno di quelli in cui bisognava andare a interpretare, e potete immaginare che si va da una pagina all'altra, magari, e chiaramente pagine sono questi rotoli che vanno srotolati, bisogna sapere dove partire, dove finire, cioè c'è tutta una conoscenza che vi assicuro viene svolta in veramente una vita di ricerca da parte di questi cabalisti che, lo dico per conoscenza diretta, ho avuto appunto, vi ho detto, la fortuna di vedere uno di questi testi, ma perché ho avuto la fortuna di conoscere un cabalista vero molti anni fa. E questi fanno questo nella vita.
proprio perché è un livello tale di astrazione e di concezione della realtà che non può esistere nient'altro. Stiamo parlando dei livelli più alti, naturalmente, Roberto, di questa perdona disciplina. Vai. l'interruzione. Secondo te, o lo sai o diciamo magari lo intuisci, c'è una connessione tra questa tipologia di grimorio e diciamo i papiri e le pergamene di epoca egizia, i rituali magici, eccetera? Allora, teoricamente no, in assoluto. Teoricamente però. Io sono uno di quelli che sostiene che la religione ebraica e l'origine del Dio unico sia forse da cercare più in Egitto che da qualche altra parte del mondo. Per cui ufficialmente le due cose non si sono mai unite. È pur vero che però la, il- la casa regnante dell'Egitto, i faraoni, sono sempre stati molto legati all'antica casata ebraica e soprattutto alla casata di Davide, che ve lo ricordo, gli ebrei tuttora hanno questa cosa molto rigida che tu sei ebreo se sei di madre ebrea. Per loro la discendenza e la linea di sangue si calcola per madre. E se ci pensate non è una cosa che poi è così distante dalle nostre conoscenze. Pensiamo solo a Gesù. Gesù è discendente diretto di Davide, lo diciamo tranquillamente anche noi cristiani, ma non per padre, per linea materna. È Maria che è discendente diretta di Davide. E questa stessa cosa veniva sempre assolutamente tenuta di grandissima importanza nella casata appunto, del regnante della casa di Israele. E non solo, questa cosa e il fatto che la linea di sangue venisse assolutamente tenuta, e vi ricordo che Mosè stesso viene definito principe d'Egitto, ce lo ricordiamo perché ci hanno fatto anche un cartone animato che ci ha tirato fuori di nuovo questa, questa cosa, ma comunque veniva definito principe d'Egitto, e tant'è che poi anche nei secoli successivi, quando è capitato che qualche generale prendesse il potere in Egitto, la prima cosa che faceva era andare in Israele a prendere una principessa della casa reale di Israele, portarla in Egitto e avere dei figli con lei. Lui sarà stato anche un usurpatore, ma suo figlio era della linea di sangue giusta e quindi era un faraone a tutti gli effetti. Per cui questa cosa è sempre stata tenuta in grande considerazione, per cui vedi, la tua domanda ha più di una risposta. Ufficialmente ti direi no, perché non si può, però poi ufficiosamente come si fa a dire di no? È probabile che ci siano più di una conoscenza, però i guai sono due. Uno, in realtà i rituali egiziani sono un po' andati persi, mentre i rituali cabalistici sono estremamente segreti, quindi non li conosciamo, non li possiamo sapere se non così, per delle conoscenze che possiamo avere, per cui ci sta. Beh, in effetti è molto complicato il raffronto, però per esempio io mi ricordo che al museo egizio di Torino Mh-mh. c'è una teca che è dedicata alla magia. Mh-mh. Ci sono alcuni resti, diciamo, di parti di scritti che non sono tanto dei grimori, ma sono proprio delle lettere, Mh-mh. quindi fogli unici per intenderci, Okay. in cui c'erano scritti proprio i rituali o le frasi magiche, eccetera, eccetera. E l'epoca, se non ricordo male, varia da 2500 anni avanti Cristo fino ai 500 anni avanti Cristo. Quindi include anche l'epoca di diffusione Certo, assolutamente. dell'ebraismo.
Beh, Per questo io ti ho adesso fatto. sai, questo è un concetto di storia un po', come si potrebbe dire, che adesso quello che vado a dire io è un po' contro quello che sono i libri ufficiali, però insomma tu sai che qui abbiamo libertà di parola e esprimiamo i pensieri più strani. Ehm, Pensiamo sempre che, cioè dove stavano gli ebrei era la fine della zona di influenza dell'Egitto, era proprio il confine tra l'Egitto e il suo peggior nemico, gli Ittiti. E, diciamo, non per niente stavano lì forse gli ebrei, proprio perché il faraone gli aveva detto: "Mettetevi là e difendete il confine nord". Molti sostengono che l'eresia che si sviluppò all'interno della religione, ufficiale, egiziana, quella che appunto portò al concetto di Dio unico, e abbiamo un famosissimo, faraone Anche Akhenaten, Nathan. bravo, e suo figlio che nasce col nome di Tutankhamon, no, Tutankhaton, e poi cambia il suo nome quando rinnega la religione del padre in Tutankhamon, perché era Tut figlio di Amon, è quello con cui non lo conosciamo, però era originariamente Tut figlio di Aton, dove Aton era il disco solare, quindi il dio unico considerato da molti dicono che in realtà la religione del Dio unico sia continuata all'interno della famiglia reale, di una parte perlomeno della famiglia reale, che era molto abbastanza allargata, come possiamo immaginare, che comandava l'Egitto, e che a un certo punto questa come dire, questa religione non si è più riusciti a tollerare la coesistenza di questa setta o di questa eresia, chiamiamola così, all'interno dell'Egitto, e che quindi sia stata mandata in una parte di confine estrema dell'im- del regno egiziano, dell'impero egiziano, chiamiamolo. Il regno, perché impero in realtà in Egitto si parlava solo l'egiziano, quindi non è impero ma è regno. Quindi qui avrebbe un senso, perché il principe d'Egitto li guida, Mosè, come tutti lo conosciamo, e tutto quello che ne consegue. Però tutto questo è, come dire, qualcosa che teoricamente non si può dire, però stasera ne stiamo dicendo più d'una, per cui va bene, insomma, dai, andiamo avanti in questa direzione. Allora, Roberto, vedo Dimmi. se riesco a farti una domanda di una nostra utente che non sappiamo per quale motivo, infatti stiamo cercando di capire il problema. In una chat da YouTube si vede la sua domanda, ma nella chat di StreamYard non ci appare. Quindi approfitto per evitare che la domanda si perda e non Vai. arrivi alla fine. Te la faccio io verbalmente adesso. È una domanda di Maya Mm. che dice: c'è una correlazione tra la stella di David, quella Wiccan e quella satanista? Allora, la stella Wiccan non ho idea di cosa sia sostanzialmente. Io ti posso dire, la stella satanista, anche qui, usare quel termine lì è un pochettino complicato. Parliamo di stella a 5 punte, che poi viene usata al contrario per il concetto satanista, e la stella a 6 punte, che è quella che viene considerata di Davide. Ora, la stella di Davide vedremo poi che profondità ha, perché poi il simbolo che vi ho fatto vedere all'inizio parla di esassezione della circonferenza. Se noi colleghiamo i punti dell'esassezione della circonferenza, ci esce esattamente una stella di Davide, o comunque un esagono. Se poi colleghiamo le diagonali dell'esagono, ci esce la stella di Davide. E sostanzialmente stiamo parlando di due triangoli, uno con la punta verso il basso, che scende ad incrociarsi con uno con la punta verso l'alto, e l'incrocio è il risultato, quella che noi chiamiamo comunemente la stella di Davide, che è attribuita all'ebraismo. In realtà è stata usata per molti secoli anche per concetti esoterici. Appunto, questo concetto di Dio che si muove verso il basso, si spinge verso l'umanità, e l'umanità che si eleva verso Dio, e quindi questo incrocio tra la terra e il cielo. Non per niente questa stella era
molto usata ad esempio dai Cavalieri Templari, tanto per fare un esempio. Stella invece di concezione magica altissima è quella a 5 punte, che qui probabilmente è quella che noi chiamiamo satanista. In realtà diciamo che qui il satanismo è arrivato molto dopo, perché questa in realtà dovrebbe chiamarsi Stella di Salomone. Salomone, oltre a essere un grande giudice, grande re di Israele, figlio di Davide, nonché grande mago e grande cabalista dalla tradizione. Ed ecco qui la stella magica per eccellenza, quella a 5 punte, in teoria il suo nome sarebbe Stella di Salomone. Per cui penso che Allora, sono tutte Roberto, legate all'interno della tradizione. Dimmi. allora la stella Wiccan praticamente è il pentagolo racchiuso nel cerchio, quindi in pratica è quello. Cioè, Quindi non- e quindi è sempre la stella a 5 punte, però questa volta raccolta all'interno di un cerchio, quindi è la pentasezione della circonferenza, parlando di geometria. Ricordiamoci sempre che per certi versi la geometria supporta dei concetti magici. Adesso ci arriviamo nelle nostre... Poi, se ti va, fai anche un accenno allora, visto che l'hai citato come simbolo, anche alla magia salomonica. Beh, allora, ti dico, Salomone era per tradizione un grande giurista, ma appunto ha lasciato anche tutto quello che è il concetto di magia, per cui entrambe le stelle venivano usate nei riti di quelli che sono concetti della magia salomonica. Tuttavia, quella che poi è passata, come dire, c'è stata una sorta di divisione, no? Ci sono alcuni riti che si sono inseriti all'interno della tradizione religiosa e altri che sono rimasti, se vogliamo, confinati nella sfera che era della magia. Però anche qui dobbiamo pensare che in realtà non stiamo parlando di due cose distinte. È molto probabile, anzi, la storia ce lo insegna, che quella che noi chiamiamo magia in realtà probabilmente fosse conoscenza profonda. Però questo, agli occhi delle persone che queste cose non le conoscevano, risultava fondamentalmente magia. Cioè, quello di cui stiamo parlando stasera, cioè queste conoscenze iniziatiche che appunto venivano diffuse molto limitatamente ed erano ad appannaggio di questi gruppi, oserei proprio dire di queste gilde, di queste sette, di queste sorta di logge, chiamiamole così, perché poi il concetto poi è questo, cioè l'idea di avere un percorso, cioè quello che ho accennato prima, cioè un cabalista non diventa cabalista così, fa una vita per essere chiamato cabalista, ma non è che c'è un punto d'arrivo, è un continuo ricercare, è un continuo spingersi avanti in questa ricerca, in questa conoscenza. E come si potrebbe dire, nei compiti proprio che sono, devo dirlo, la scuola iniziatica ebraica è molto rigida, è molto cadenzata nel suo essere. E quindi ci sono proprio dei punti in cui certe cose devono essere fatte, tra cui anche poi c'è un numero di discepoli stabilito. E quindi c'è una sorta come dire, di sussistenza e di autocreazione di questa sorta di setta, che però funziona proprio per le persone che hanno una grande volontà e una grande decisione nel seguire questo cammino che non è per niente facile. Questo ve lo posso dire per lontane conoscenze che ho avuto sul concetto. Va bene, io direi che possiamo fare un passo in avanti e partiamo a quello che stavo per dire prima che ci venisse fuori il grimorio, che era l'immagine successiva, cioè quella Aspetta un secondo, che da non mi si dopo. apriva. Eccolo qua. Allora, questa, per quanto possa sembrare strana, è un tipo di meditazione. Viene definita meditazione zero o meditazione della genesi. Si basa
anche qui dobbiamo pensare che dopo tutto quello che abbiamo detto dei simboli, si arriva alle immagini, e le immagini, come quella che abbiamo detto prima, le stelle geometriche, sono legate ai numeri. E qui arriviamo a tutto il concetto di numeri sacri e della numerologia, che è molto legata al concetto di Kabbalah. Anzi, in Occidente tendiamo moltissimo a considerare la Kabbalah legata ai numeri. Se ci pensate, per noi è quasi sinonimo sotto certi aspetti, è una Kabbalah, perché funziona così, però di solito lo leghiamo sempre a un concetto di numeri. In realtà è più vicino probabilmente a dei concetti più profondi, però i numeri sono presenti. E in questo caso è una meditazione che si svolge in 6 giorni, esattamente come la creazione, perché Dio, secondo la tradizione ebraica, creò il mondo in 6 giorni e il settimo si riposò. E quindi il primo giorno cosa fai? Non c'è nulla, e quindi tu sei nel nulla. E cosa puoi fare? Puoi espandere il tuo io in ogni direzione, perché sei nel nulla. E quindi cosa creerai intorno a te? Una sfera. A questo punto l'unica cosa che puoi fare in più è arrivare al confine di questa sfera che tu hai creato e espandere nuovamente il tuo io, e lo espanderai nella stessa misura in cui l'hai espanso in precedenza, e quindi creerai 2 sfere le cui superfici, in questo caso parliamo di 2 cerchi perché sennò diventiamo più complicati, mettiamoci in geometria piana, le cui circonferenze passano per il centro l'una dell'altra, ed è la prima immagine, il primo giorno. E questa sorta di mandorla che si viene a creare, e quindi non so se voi avete mai sentito parlare di mandorla mistica, qui ci siamo, oppure Vesica Piscis, cioè la vescica del pesce, la Roberto, puoi ripetere la parola un po' più scandita? allora, Vesica Piscis, che è la vescica natatoria del pesce, che appunto è abbastanza ovale. Ed è la parte centrale che vediamo del primo disegno, dove dopo viene tirata anche una riga di traverso. Dopodiché, il terzo giorno, cosa si fa? Si va nel punto più distante delle 2 sfere create e si crea una terza sfera. Ed ecco che abbiamo questa sorta di divisione a 3. Questa è un'immagine che andava a nozze col concetto dei norreni, ce lo ricordiamo, perché abbiamo tutti in mente quelle immagini create sul triangolo che si intreccia, eccetera, eccetera, ma parte da questa base. A questo punto il concetto l'avete capito, e giorno dopo giorno il creatore si pone in una posizione diversa, sempre presente sulla sfera che ha creato, ma più distante possibile dalle altre, finché il sesto giorno completa il giro ed arriva a creare quello che viene definito fiore della vita. Poi qui tenete conto, i nomi sono tantissimi, ce ne sono, si diventerà matti, però questo sostanzialmente è il percorso. Ora vi vorrei far notare una cosa interessante sul giorno 3. Guardate il centro, se vi girate un attimino di traverso, quello centrale sembra un occhio. Infatti, qui arriviamo a dei collegamenti egiziani. In alcuni concetti questo era il modo per creare il famoso occhio di Osiride. Capite? E oppure, se guardiamo quella che in teoria dovrebbe essere la pupilla dell'occhio, cioè questa sorta di piccola losanga molto piccola, viene definita piccolo pesce. Ora è molto intrigante uno studio che ho letto qualche anno fa, che andava a scoprire che in aramaico piccolo pesce veniva definito Nazoreo, e quindi qualcuno insinuava che i primi fedeli cristiani, fedeli di Gesù, che venivano chiamati Nazareni, in realtà erano chiamati Nazorei, come piccoli pesci. Il concetto
pesce, pescatore, c'è molto nella predicazione di Gesù. Ed è abbastanza intrigante anche quello. Se poi ci pensate, uno dei primi simboli cristiani, eh, prima della croce, è proprio quello del pesce. Ce l'avete presente, no? Che viene fatto proprio in questa maniera, con questa piccola losanga piccolina, poi aperta da due parti, appunto come quella dell'immagine numero 3, dove appunto possiamo vedere questa piccola vescica, appunto questo piccolo pesciolino, che però, insomma, vabbè, sarà un caso, come tanto sempre dico io, e però effettivamente in aramaico si diceva Nazoreo, quindi insomma è abbastanza interessante. Dopodiché gli spicchi aumentano e alla fine ne abbiamo 6 di questi spicchi. E vabbè, questo è un simbolo diventato famoso in Italia politicamente per tutt'altra cosa, perché è stato usato dalla Lega, ma questo non c'entra assolutamente niente. Hanno trovato 'sto simbolo che effettivamente in realtà è molto diffuso, posso dirlo, nelle Alpi. Infatti l'han chiamato Sole delle Alpi, con un'idea geniale, però è un simbolo che io m'è capitato di trovare spesso inciso come simbolo di buon augurio nelle sopra le architravi, in alcune colonne delle costruzioni un po' vecchie, diciamo, le costruzioni che c'hanno almeno un centinaio, 200 anni, veniva ancora usata questa simbologia molto, molto potentemente. Ma passiamo alla diapositiva successiva. Sono vecchio anch'io. E qui abbiamo una, diciamo, i nomi, ecco, ufficiali dovrebbero essere: il primo, quello che dicevo, Vesica Pescis, il secondo sarebbe il seme della vita, la prima parte, il frutto della vita sarebbe la composizione superiore e infine per arrivare al fiore della vita, che è quello che vi ho fatto vedere all'inizio. Ora, fin qui voi potete dirmi: sì, vabbè, ma questo cosa c'entra poi con quello che può essere il concetto di Cabala e di tutto quello che gli va dietro? Io andrei alla diapositiva dopo. Eccolo qua. Ve lo ricordate l'albero che aveva in mano l'ebreo della prima immagine che avevamo fatto vedere? È proprio questo. E questo è l'albero della Cabala. L'albero della Cabala si rivela e si può realizzare esattamente come potete vedere di fianco, cioè all'interno del fiore della vita. Quindi all'interno del fiore della vita probabilmente ci sono tutta una serie di simboli, tutta una serie di conoscenze che possiamo dire quasi infinito. Se voi lo guardate, in questo caso è realizzato con sotto all'interno anche la figura umana, e molti di quei punti corrispondono, non con tutti, ma con alcuni dei principali chakra della tradizione indiana. E quindi vedete come questa tradizione medio orientale in realtà ha influito potentemente su quello che è tutto l'esoterismo occidentale, ma ha avuto contatti indubbiamente anche con quello che è l'esoterismo orientale, e quindi probabilmente fa un po' da ponte, da trait d'union tra queste tradizioni, o perlomeno è probabile che gli iniziati di una tradizione e dell'altra a un certo livello probabilmente parlassero la stessa lingua e potessero capirsi. E non è detto che tutt'oggi gli iniziati facciano, anzi è probabile che funzioni in questa maniera, probabilmente, come concetto. E io passerei all'immagine successiva, che è quello che vi dicevo. Quando prima dicevamo da dove esce la stella a 6 punte, se guardate l'immagine di fianco, quella sono una serie di collegamenti che possono essere fatti all'interno del fiore della vita che vedete nell'esempio sulla destra. Ora, dentro lì c'è tutto, c'è il triangolo, c'è la stella a 6 punte. Se vogliamo, per certi versi riusciamo anche a tirare fuori un pentagono, ma lì soprattutto abbiamo i solidi platonici, per esempio. E quindi vedete quel collegamento che c'era in un certo senso con la filosofia aristotelica, platonica, che trovavamo in epoca successiva, in realtà probabilmente è precedente. E non solo, troviamo anche meno noti, ma i solidi pitagorici.
e anche Pitagora, oltre che filosofo, era un grande iniziato, e addirittura mi ricordo benissimo il mio professore di liceo che disse che lui, secondo lui, più che un filosofo, Pitagora era un fondatore di una nuova religione, ma per certi versi lo era, o probabilmente era seguace di alcuni culti, chiamiamoli misterici, e che non per nulla magari si rifacevano a concetti di ebraismo, perché ricordiamoci, ai tempi di Pitagora l'ebraismo esisteva comunque in Israele, ed è probabile che le cose fossero anche probabilmente più collegate di quello che noi possiamo immaginarci, in un certo verso, capite? E quindi vedete come un disegno così semplice, così essenziale, che può essere fatto unicamente con un compasso, senza diventare matti, puntando sempre da una parte all'altra, può riuscire a realizzare delle geometrie pazzesche, e da qui diciamo che tutto quello che c'è sotto, perché il concetto appunto di conoscenza per pochi prescinde anche appunto questa idea profonda di conoscenza della realtà, di conoscenza di quelle che possono essere le meccaniche anche di ciò che ci sta intorno, e in questo caso la magia non è nient'altro che la capacità di poter interagire con questa fisica attraverso queste conoscenze che appunto, come ha accennato il nostro egregio presentatore o moderatore principale all'inizio della puntata, chissà da dove arrivano, perché il bello è proprio questo: quando vi ho detto che questo fiore della vita è in giro da tutte le parti per il mondo, però vuol dire che da tutte le parti per il mondo, secondo me, non è che lo mettevano lì a caso, probabilmente quello che ci stava sotto lo conoscevano. Però da dove arriva tutta questa conoscenza? Non lo sappiamo. A me questo argomento però intriga tantissimo, e per certi versi trovo che quella che noi consideriamo magia sia una sorta di, come dire, di fiume carsico, cioè una sorta di autostrada nascosta che continua a mantenere, proprio perché la sua tradizione di riservatezza, di segretezza fa sì che queste cose vengano mantenute, e portano a noi delle conoscenze probabilmente molto più antiche di quanto noi possiamo anche lontanamente immaginare. Per cui tante volte quello che viene tacciato così, semplicemente: "Ah, ma quella è magia", in realtà andrebbe guardato più profondamente, perché secondo me nella maggior parte dei casi nasconde dei segreti e delle conoscenze di cose che non facciamo quasi fatica ad immaginare per certi versi. Va bene, Allora, Roberto, una parentesi. vai. In questo, nel simbolo del fiore della vita, è incluso profondamente, proprio radicato, un altro simbolo che si trova all'interno anche della stella di David, in questo caso del cupo, eccetera, Sì. che è uno dei simboli più antichi della storia umana ed è uno dei simboli più diffusi nell'antichità in tutte le culture e in tutte le religioni, che è la svastica. Assolutamente. Che poi a sua volta, finisco questa cosa, Vai, così vai, ti spiano la strada per un altro discorso. vai. No, no, vabbè, Eh, ma sulla svastica ci sarebbe da fare una puntata, per cui è vai pure. che poi è la stilizzazione della spirale cosmica, e quindi entriamo nel contesto di geometria sacra, anche universale, astronomica, eccetera, eccetera. Bravo. Allora, che dire, la svastica, sai che esiste quella destrorsa e quella sinistrorsa. Anche lì m'è capitato di fare molte ricerche su questa cosa. La cosa molto intrigante è che nel fiore della vita ci stanno tutte e 2. Ci sta sia quella sinistrorsa che quella destrorsa. Se però noi andiamo a vedere le svastiche nel mondo, mettiamola così, ci accorgiamo adesso, nello specifico, non prendete per giusto quello che dico, perché non mi ricordo mai, mi confondo sempre tra destrorsa e sinistrorsa. Ma la cosa strana è che a sud dell'equatore gira in un verso e a nord gira nell'altro.
Stiamo parlando di simboli tradizionali, non di simboli portati o girati. E se vogliamo, se ci pensiamo, in effetti la svastica nazista era il contrario della svastica indiana. Però la svastica indiana sta in un certa parte rispetto all'equatore, no, in realtà sta a nord dell'equatore come l'altra, per cui vabbè. In questo caso no, la svastica nazista è stata usata, diciamo, a sproposito sotto l'aspetto esoterico, però anche lì sarebbe da parlare sull'esoterismo del Terzo Reich, che è abbastanza intrigante. Quello che viene da pensare è che probabilmente, come dici tu, è un concetto di avvolgimento, è un concetto di rotazione, ma l'idea che venga girata in un verso rispetto all'altro fa sì che sia un concetto polare. Se ci pensiamo, la Terra gira sempre nello stesso verso, ma i cieli, se noi ci mettiamo al polo nord, girano in un verso, ma se ci mettiamo al polo sud, girano nell'altro. Perché è insita nella rotazione del pianeta come concetto. E noi, mettendoci da una parte all'altra, siamo esattamente a testa in giù, e quindi, pur girando nella stessa direzione, giriamo in maniera, per noi si gira in maniera opposta. Quindi qualcuno sostiene che appunto la svastica possa essere nient'altro che viene associata generalmente a un simbolo solare, e questa ricerca l'avevo fatta perché questa cosa qui corrispondeva ad esempio ad alcune rose camune. Sai che la mia grande passione sono i geoglifi, le incisioni rupestri camune, dove c'è questa immagine che è la rosa camuna, che è questa sorta di croce, ve la faccio così breve, è il simbolo della Lombardia, per capirci, che però in un paio di posti, e in particolare a Sellero, che è un paesino in Val Camonica, viene rappresentata a svastica, e anche lì viene rappresentata, tra virgolette, in maniera giusta, cioè secondo quell'emisfero si gira così, mentre nell'emisfero sotto si gira nell'altro modo. E questa è una cosa che mi ha sempre lasciato interdetto, come questa conoscenza, in teoria, da questa gente che moriva per un raffreddore e andava a letto con le galline, dici come facevano ad averla? O come, o quali concetti così alti riuscivano a esprimere picchiando un sasso su una roccia e facendo delle incisioni. Però c'è. E la cosa, come tu dici, molto interessante è che questo simbolo comunque all'interno del fiore della vita c'è. Oddio, è veramente un coacervo di geometria sacra quello lì del fiore della vita, perché veramente ci si può trovare quasi tutto l'origine delle geometrie sacre che abbiamo in giro, ed è veramente molto intrigante questa cosa. Andando avanti, c'ho un altro pezzettino proprio per andare a mettere qualcosa in più. Allora, queste sono 2 foto di un posto che secondo me è un posto fantastico, in Egitto. Se mai qualcuno di voi dovesse fare un giro, consiglio di andarci assolutamente. Alle piramidi e qui, sono i 2 posti che non possono essere mancati in Egitto, e qui siamo ad Abidos, dove tutti vanno a vedere il mitico tempio di Abidos, che è enorme, però alle spalle del tempio, dove già a detta degli egiziani c'era questo, che chiamano Osirion, come vedete viene allagato un po' dalle acque sotterranee a seconda dell'altezza, è costruito in tempi antichi. Gli egiziani sostengono nella prima, come si dice, nel primo regno, quando ancora Osiride regnò come primo faraone, capite? Insomma, quindi in un tempo antichissimo. Sta di fatto che è fatto con dei massi enormi di granito, hanno un taglio delle pietre che assomiglia molto al taglio sudamericano, ma non stiamo a dirlo, e soprattutto voi andate dentro il tempio di Abidos e non c'è un pezzettino del tempio dove non ci sia qualcosa di scritto. Qui non c'è niente, non c'è scritto nulla. Però mi dite, ma perché ce l'hai fatto vedere allora? Andiamo alla pagina successiva. Questo è l'unico simbolo che c'è all'interno dell'Osirio. Dietro una colonna si trova questo.
non c'è nient'altro. Ed è, secondo me, estremamente significativo che in un monumento così antico, talmente antico da essere definito antico dagli antichi egizi, c'è questo. E soprattutto il rispetto incredibile che gli egiziani hanno voluto lasciare a questo tempio, perché non l'hanno toccato, non hanno inciso niente. Non hanno avuto il nessuno dei faraoni di 3000 anni di regno, ragazzi, 3000 anni di regno egiziano, già di per sé è una cosa fuori da ogni grazia di Dio, ha pensato di andar lì a incidere qualcosa in questo tempio. Direi che è abbastanza significativo. E c'è qui questo, che poi è probabilmente la base di molte geometrie sacre, tra cui anche quello di cui parlavamo stasera, la Cabala. Dopodiché, se parliamo di Cabala e parliamo di cose antiche, non possiamo non arrivare ad altre pratiche che appunto sono lì a metà tra la magia e la profezia. Per esempio è innegabile che la Cabala abbia una potentissima un potentissimo legame con la numerologia, ed è altrettanto innegabile che una delle pratiche più diciamo più diffuse a livello mondiale, che è quella dell'utilizzo dei tarocchi, che però, faccio un po' uno spoiler, avremo modo di raccontare come cosa, sia potentemente legato alla Cabala, perché la Cabala è molto vicina al concetto numerologico, ma è comunque legata tantissimo anche all'alfabeto ebraico, che vi ricordo essere composto da 22 lettere. E guarda caso gli arcani maggiori dei tarocchi sono 22. Infatti in molti mazzi di tarocchi ad ogni arcano viene associato anche una lettera dell'alfabeto ebraico e, sembra abbastanza certo che, storicamente i tarocchi furono portati proprio dalla Terra Santa in Europa per mano dei cavalieri templari e la pratica dell'utilizzo dei tarocchi fosse ampiamente diffusa già in tempi antichi, appunto, già ancora nelle tribù nomadi israeliane. Dico israeliane per dire ebraiche, ecco, mettiamo così. E quindi questa commistione tra la scuola dei tarocchi, che comunque è una scuola iniziatica anche quella, anche se in maniera molto più libera e molto più, come si potrebbe dire, semplice, tra virgolette, non rigida, ecco, mettiamo così, ci siano comunque delle grandissime diciamo similitudini e un confluire di concetti e di pensieri che poi possiamo trovare anche nella Cabala. E non mi nascondo che la Cabala è stata appunto un mio oggetto di indagine proprio perché, insomma, non lo nascondo, io sono un grande amante nonché conoscitore e ricercatore dei tarocchi, per cui insomma è una cosa che mi ha comunque guidato sempre all'interno di questo simbolismo, all'interno di questo voler vedere, al di là di quello che può essere un mero fatto, una mera realtà, ma di vedere una sorta di disegno, chiamiamolo così, come concetto, ecco. Allora, Roberto, visto che hai tirato in ballo questa questione, allora sottolineo che Roberto ha scritto un libro sui tarocchi, che poi vedremo in questa puntata che organizzeremo insieme a Roberto e la mia amica Ambra, che chi ha iniziato a vedere le live dall'inizio, quindi da marzo-aprile dell'anno scorso, ricorderà in una puntata insieme all'amico Dario Del Buono in cui abbiamo parlato delle tavole smeraldine di Tot e parleremo in questa futura puntata Guarda caso quant'erano? 22. ah, e parleremo anche dei Qing oltre che dei tarocchi e della divinazione in generale, partendo anche da nozioni storiche sul vaticinio, nelle varie versioni, gli oracoli e via discorrendo, per poi andare
più nello specifico appunto su tarocchi e Ching. E naturalmente la parte della puntata di oggi che dovevamo fare sulla simbologia norrena e sulle rune è stata solo rimandata al momento in cui ci sarà di nuovo la disponibilità di Andrea. E Roberto, non so, vuole aggiungere qualche altra cosa o cominciamo con le domande? Ma io direi che possiamo cominciare con le domande, poi magari qualche argomento salta fuori proprio da qualche domanda. Possiamo... Sicuramente, guarda, su questo non ci piove. Allora, Vai pure. domanda di Davide: come interpretare se siano positivi o negativi questi segnali che troviamo nella realtà? Beh, questo è molto complicato. Questo fa parte dello studio, nel senso che la simbologia insegna a capire se ci sono simboli positivi e simboli negativi. Adesso stare a spiegare quali sono diventa complicato, però posso fare degli esempi semplici. Pensiamo ai numeri. Non lo so, tutti noi conosciamo, ecco, andiamo sulla scuola cabalistica. Per esempio, abbiamo il concetto di venerdì 13. Ecco, il 13 è un numero, tra virgolette, associato alla morte di solito, e quindi non è un numero fausto, sostanzialmente. Ma anche qui, perché si arriva a questo concetto? Beh, c'è tutta una storia dietro, però se ci pensiamo, come si potrebbe dire, queste tradizioni hanno, diciamo, attraversato quella che è proprio la nostra storia, sia religiosa che tradizionale. Cioè, dopodiché, per qualche strano motivo, per assurdo, alcune tradizioni sono rimaste più forti dove in teoria non avrebbero dovuto esserci. Mi spiego. Per esempio, il fatto che in Europa il 13 non è considerato così infausto, come invece lo è negli Stati Uniti, dove per qualche strano motivo, in realtà non è uno strano motivo, è che la cultura americana è stata fondata dai padri pellegrini che si sono staccati a una certa epoca dall'Europa e hanno mantenuto quella cultura, cosa che invece in Europa poi è stata sorpassata e, diciamo, come si potrebbe dire, riasfaltata da culture nuove. La stessa cosa, se vogliamo, per assurdo, è successo ad Halloween. Halloween non è nient'altro che, per esempio, una festa celtica, quindi assolutamente europea. Solo che questa festa poi dopo è stata, come si potrebbe dire, inglobata nella classica festa dei morti cristiana, e però questa festa è stata mantenuta in America, dove questa tradizione è rimasta, poi vabbè, commercializzata e svuotata di ogni significato di quello che poteva essere il concetto esoterico della fine dell'anno dei Celti, della congiunzione tra i due mondi, del contatto tra l'aldilà e l'aldiquà, e quindi il contatto appunto tra i morti, e però comunque in un certo verso mantenuta, per assurdo. Quindi, tornando alla domanda del nostro amico, cioè i simboli per essere interpretati vanno conosciuti, e per conoscerli, come dire, non è semplice, bisogna studiarseli. Roberto, credo che sia importante dire anche una cosa: non si può andare a parlare di interpretazione di simboli magici senza rischiare appunto di andare a incappare in controindicazioni e in problematiche che si innescano proprio nel momento in cui si va a scomodare, diciamo, il significato di un simbolo, e di conseguenza magari chi ci sta dietro e chi viene richiamato per, sono abbastanza diciamo, d'accordo. Sì, sono abbastanza d'accordo anche su questo, assolutamente. quindi Allora, attenzione, ci vuole attenzione. bravo, anche
E qui ci vuole soprattutto studio, conoscenza, umiltà nell'approcciarsi a queste cose e soprattutto considerare che questi simboli hanno, probabilmente delle valenze energetiche. Ehm, allora, partiamo da quelli che abbiamo guardato questa sera. Sono dei simboli che comunque si sposano con, delle realtà geometriche che noi possiamo trovare comunemente in tutta la natura. Non so, pensiamo alla famosa sezione aurea, piuttosto che a tutta una serie di concetti geometrici che esistono all'interno della natura. Ora questi concetti, esistendo all'interno, della di tutto ciò che ci circonda, che ne so, una pietra si cristallizza, in forma esagonale, piuttosto che ne so, se prendo una mela e la taglio di traverso, i semi sono disposti a pentagono. Ecco, vedete che la struttura delle cose ha un senso e quindi probabilmente muove anche delle energie. Ed ecco probabilmente perché in certi versi, muovere o utilizzare certi simboli muove certi tipi di energie e quindi porta certi risultati positivi o negativi. E giustamente, come dice Gabriele, attenzione a quello che si muove. È sempre Davide che ti chiede, Mh. per esempio, quindi in riferimento alla domanda precedente, Mh. se sto camminando in un bosco e trovo un simbolo a un bivio, come Mh-mh. faccio a capire se la strada giusta è quella che mi indica il simbolo? Beh, bisognerebbe capire che simbolo è. Infatti, questa Come detta così è un po' strana. diciamo che già dovremmo capire di quale cultura, di quale luogo. Sì, qui diventa complicato perché non è che neanche nemmeno io personalmente conosco molti simboli magici, però non ne conosco tutti, ce ne sono tantissimi di simboli magici. Generalmente però, questo te lo do come, percorso diciamo spirituale, se tu vedi un simbolo vuol dire che è qualcosa che tu puoi interpretare e conoscere. E quindi a quel punto, in un certo senso, se lo vedi è perché lo puoi capire. Ti posso dare questa idea in generale. Dopodiché, non lo so, mi vengono in mente testi di magia strani in cui venivano appunto insegnati agli adepti o ai discepoli che si mettevano su questa strada, appunto l'interpretazione dei segni e quindi il volo di un uccello nel cielo, piuttosto che il disegno che aveva fatto una lumaca sul tronco o qualsiasi altra cosa che si potesse trovare, nella realtà che ci circonda. E quindi anche il simbolo che puoi trovare a un bivio nel bosco. Anche quello ha il suo significato, però insomma bisognerebbe vedere che simbolo è. Allora, questa è una domanda credo di carattere tecnico che ti fa il Vediamo. nostro Franco, che ti chiede Midrash e investigare le alte sfere spirituali? Possiamo Sì, metterle in questi termini? sì, sì, è questo è un termine proprio cabalistico, quindi ci sta. Non c'è molto altro da aggiungere, è la ricerca. Allora, domanda di Giorgio: la Kabbala cristiana è simile alla normale Kabbala o meno? Alla normale Allora Kabbala cristiana. allora già il concetto di cabala cristiana secondo me è un po' strano, un po' farlocco, perché fondamentalmente cosa successe? A un certo punto quando ho detto, diciamo verso la fine del Medioevo, quindi appunto 1200, 1300, e dopo appunto abbiamo il Rinascimento. Nel Rinascimento, la cabala prende un'incredibile fama e diventa di moda, la cabala ebraica. A quel punto nasce quella che viene detta cabala cristiana, però come potete capire la cabala cristiana non ha
una tradizione così antica e fondamentalmente non è altro che una derivazione della Cabala ebraica. Per cui anche qui, insomma, definire che esista una Cabala cristiana faccio un po' fatica. Secondo me, a livello di cristianesimo sono state percorse delle altre strade, non propriamente quelle della Cabala, o meglio, certi studi che sono stati fatti dagli ebrei attraverso la Cabala, sono stati fatti anche attraverso certi livelli di misticismo del cristianesimo, però con altre metodologie, mettiamola così. Allora, domanda sempre di Davide. A livello esoterico, oggi da chi viene utilizzata la Cabala e per quali scopi? Questa è una bella domanda. Tecnicamente la Cabala adesso, al giorno d'oggi, esiste quasi anche una religione cabalistica, nel senso che ci sono degli adepti che si definiscono seguaci della Cabala. Ecco, io che appunto ho avuto modo di conoscere quelli che possiamo definire dei cabalisti veri, sostanzialmente questi erano dei rabbini di altissimo livello ebraici, e quindi per me il concetto di Cabala al di fuori della religione ebraica mi dà un po' di difficoltà a concepirlo. Per cui per me, però ragazzi, io sono uno e lo dico sempre, la mia opinione vale per me, vale per uno. Ad oggi chi utilizza la Cabala sono i cabalisti, quindi questi ebrei, perché lo sono, rabbì, perché tutti quelli che sono cabalisti sono dei rabbì, ma di altissimo livello. E per quali scopi? Lo scopo, l'ho detto all'inizio, lo scopo della Cabala è alla fine l'armonia, perché è in un certo modo realizzare la volontà di Dio. Ve l'ho detto all'inizio, la magia della Cabala è che il mago, permettetemi il termine, non fa nient'altro che assecondare la volontà di Dio. Perché? Perché lui diventa tutt'uno con Dio e quindi le modifiche che lui fa nella realtà sono per il volere di Dio. Poi, qui non è detto che sia sempre tutto positivo o viceversa tutto negativo. Lo scopo è quello di realizzare l'opera di Dio. Dopodiché Allora, l'opera di Dio è anche, come si potrebbe dire, è anche un'esperienza, quindi c'è il bene e c'è il male, perché immaginiamo il Tao dei cinesi, per capirci. Ecco, un cabalista ce l'ha presente questa cosa, che il bene esiste perché c'è il male, e il male esiste, cioè non possono esistere uno senza l'altro, per quanto sia difficile da capire. Vai. qui c'è un'altra domanda di Franco che anche in questo caso credo che sia di carattere tecnico e forse per spronarti a dire di più su un determinato argomento. Il Clavis Salomonis è un grimorio. E soprattutto è stato scritto da Salomone. Allora, io sul fatto che sia stato scritto Salomone non ce lo metterei la mano sul fuoco, sinceramente. Anche perché anche di questo libro abbiamo pochissime copie e in realtà non siamo sicurissimi che sia effettivamente originario anche perché il nome stesso, Clavis Salomonis, è latino. Per cui, brutalmente, se ci pensiamo, Salomone non può averlo scritto in latino, quindi qualcuno deve averlo tradotto. No, faccio vedere un attimino la pagina vediamo se si vede, di ricerca, così ci facciamo un attimo un'idea che si tratta appunto di un testo che contiene sia molte simbologie e scritture, tutta una serie di formule. Sì, assolutamente. Beh, è quello che dicevamo prima, è un
testo, è un manuale pratico, ecco, mettiamola così. Questo forse è l'espressione più giusta di grimorio, ecco. Allora. Anche qui poi probabilmente di Clavis Salomonis ne possono esistere tantissime. Pico della Sempre Mirandola e della Kabbalah. esatto. È sempre Franco questo. Franco è potentissimo. Allora, qui devo dire che non conosco molto. So che appunto Pico della Mirandola era questo personaggio fantastico, dotato di memoria impressionante, quello che abbiamo sempre conosciuto. Ho sentito dire che fosse anche un cabalista e che quindi appunto sotto sotto in realtà fosse solo di facciata, ma in realtà fosse di religione ebraica, però onestamente più di questo non so dire, nel senso che non vorrei dire delle stupidate. Allora, io mentre tu naturalmente parli mi faccio qualche ricerca perché anche io non è che conosco tutto l'argomento bene e stavo vedendo che è famoso per la rivoluzione delle figure numeriche, una scienza di cui lui era diventato praticamente un celebre. Come vi ho detto, la Kabbalah è stata sempre associata, anzi forse più associata ai numeri che a quello di cui abbiamo parlato stasera, per l'Occidente, diciamola così. Ed è per questo che probabilmente, insomma, il nostro buon Pico è stato inserito in questa cosa. Poi probabilmente magari, come vi ho detto, la voce che lui fosse in realtà un ebreo rinnegato o un falso cristiano c'era. Però, insomma, un po' come ad esempio anche, adesso salto di palo in frasca, ma un altro che ha fatto previsioni pazzesche, il nostro buon Nostradamus, che appunto Nicolas de Nostradamus, in realtà era probabilmente proveniva da una famiglia ebraica che poi non si è ben capito se ha nascosto o si è convertita, ma anche lì. E quindi molte delle conoscenze che si dicono della capacità di Nostradamus fosse in realtà dovuto alle sue conoscenze cabalistiche. Allora, sempre Franco ti chiede. Scusatemi, ho detto una stupidata, ho detto Nicolas era Michel de Notre Dame, scusatemi, Nostradamus. Vabbè, non ti preoccupare. No, beh, insomma, sai, ci tengo a queste cose. No, no, hai fatto bene Ho a detto una correggerti, dico bestata non ti perché ho detto preoccupare. Allora, il simbolo della Kabbalah, ti chiede Franco, è un tesseract. allora, vabbè, qui dovremmo cominciare a definire cos'è un tesseract, giusto? Vabbè, abbreviamolo a un'immagine cubica, dai. Vabbè, secondo me sì, ci può stare come concetto, perché vabbè, non è solo l'immagine cubica, è il concetto di immagine rotatoria tridimensionale, no, che ci sta nel Tesseract. Ma io potrei dirti di sì, perché se pensiamo ai solidi platonici, sì. Ma anche la figura che abbiamo discusso, non mi viene il nome, il cerchio con la figura all'interno, che Beh, c'è anche nel... il pentacolo o comunque la chiave di le- Salomone. La quello che la c'è... la Wicca, la stella Wicca avevamo No, detto? no, quella che c'è anche nel tempio Ah beh, dell'Osireia. il fiore della vita, certo. All'interno c'è il cubo, cioè Sì, tutte le immagini c'è insieme anche formano sì, il sì, cubo. ci sono anche quello, certo. Io penso che Franco si riferisse a quello. Ah, allora sì, allora ci siamo, sicuramente. Allora, domanda di Bruno, che cosa sono e cosa rappresentano le Sephiroth? Questa è una domanda che ti volevo fare anche io. No, il problema è che, Sephiroth già mi lascia lì. Cosa stiamo parlando di cosa? Le Sefire, i cerchi dello schema cabalistico. Forse li chiamo in maniera diversa allora io. Quale stiamo parlando? E aspetta che ti faccio vedere.
I cerchi questi... Ah, questi all'interno dell'albero della Kabbalah. Sì. Allora, teoricamente sono mete come virtù o anche, come dire, allora è un po' il concetto di unione tra meta e virtù, un po' come se io lì, cioè immaginatevi, non so, un chakra, no? Il chakra rappresenta l'energia di una determinata parte di noi. Ecco, all'interno dei cerchi dell'albero della Kabbalah ci sono questi, come dire, questi obiettivi, ecco, forse la cosa più giusta è quella, in cui, a cui una persona deve tendere, perché la completezza viene rappresentata dall'albero. Allora, Spiegato, più o meno. sempre Franco ti chiede: premetto di essere un esoterista kabbalista, hai avuto esperienza diretta con la pratica? Sì e no, nel senso che ho avuto modo di frequentare queste persone, però non sono mai arrivato a fare niente di di molto preciso e, come dire, specifico. Allora, domanda di Davide: puoi consigliarci dei libri per approfondire questi temi? Allora, sai che adesso così devo ricordarmeli, però ce ne sono 2 o 3 fatti abbastanza bene. Guarda, te li cerco e facciamo prima che te li mando e magari tu le pubblichi in una Li prossima. metto nella bio, sì. Li metti nella bio così li metti dentro. Ce ne sono comunque di sim di libri che Allora, trattano in maniera interessante. Reginaldo Guglielmo Arturo von Ostenburg III, Wow! Wow! nome deciso direi, ti chiede: hai mai avuto esperienze extracorporee? Se sì, riesci a indurle metodicamente? Allora, sì, ho avuto esperienze extracorporee, riesco a indurle metodicamente? Nì, nel senso che, non lo so, forse il mio livello non è così alto. Io ho notato che, queste cose mi sono capitate in luoghi particolari, in luoghi estremamente carichi a livello energetico. E dove ci sono questi luoghi, diciamo che facendo una normalissima pratica meditativa, effettivamente ci sono in gioco delle energie superiori e quindi riesci a realizzare cose che probabilmente normalmente non puoi, oppure il mio livello energetico non mi permette di realizzarle normalmente, ecco. Allora, c'è una domanda di Bruno. Wow. Ah no, di Armando. Allora, Bruno gira una domanda di Armando Nappo, che però non sappiamo, c'è un problema nella chat. Esiste un Ah? nesso tra Kabbala e ufologia? Come si può dire? Non lo so. Da un lato, se ci pensiamo, alcuni dei cerchi nel grano hanno dei concetti numerici e dei concetti geometrici che non possono non interagire con la Kabbalah, se ci pensiamo. Pensiamo alla disposizione di certe geometrie sacre in giro per il mondo e pensiamo alla strana caratteristica per cui molti avvistamenti ufologici avvengono in zone considerate sacre o comunque in zone particolari di certi posti del mondo. Che poi, non lo so, magari questi posti sono dei posti particolarmente energetici e quindi erano stati sentiti anche dai grandi antichi e vengono
tra virgolette, usati dai viaggiatori spaziali? Non lo sappiamo. Però io non lo so, una connessione onestamente ce la vedo, magari sono come dire, un un inguaribile positivista e sognatore? Probabilmente sì. Vabbè, allora, intanto diciamo che tu, non metti tra le tue priorità negli interessi il mondo dell'ufologia. No, Diciamo diciamo che ce eh, l'ho ce l'ho, diciamo, come si potrebbe dire, ci per son capitato di ricerca. traverso. Diciamo che c'hai avuto a che fare principalmente perché sei entrato comunque in un giro di persone e di ricercatori che, volente o dolente si occupano anche di questo, quindi poi è normale che uno va anche a fare altro tipo di esperienze, va a vedere No, cose no, sul ma io campo. posso dire che alcune delle esperienze più fantastiche le ho avute anche proprio con degli ufologi, Beh, perché non ricordiamo che insomma dimentichiamo. qualcosa insieme l'abbiamo fatto, insomma, son Sì. state No, ma belle poi belle oltretutto sei stato diverse volte anche in Val Malenco, quindi e posso dire che lì ho avuto le cose più vivide a livello ufologico sono capitate lì. Anche se poi devo dire che una volta è capitato di fare una riunione, in Val Camonica dove grazie alle conoscenze del nostro buon Andrea che stasera non c'è, siamo riusciti a portare, Gonzales, sì, lì, e ti posso dire che io in Val Camonica non ho mai visto no, no, devo dire in Val Camonica noi una lucina l'avevamo vista, te la ricordi, sul Monte sì, sì, Fulmo. sì. Ecco, la seconda volta che le ho viste, oh, c'era questo maledetto Gonzales che quando arriva lui si accende il cielo, c'è poco da fare. In Val Camonica. In Val Malenco ci son state più esperienze, diciamola così. Beh, sì, sì. In Val Anche di magari altro genere, nel senso che Sì, sono sì, beh forse lì diciamo che è borderline, perché ci sono proprio anche sensazioni energetiche particolari. sì. Ti ricordi quella notte quando eravamo là? Fu particolare. Vabbè, Va bene Roberto, non ci sono altre domande, quindi, spero non di lo so. essere stato esauriente con Sì, chiarendo sì, no, no, le domande. sei stato chiaro le persone ti hanno seguito con attenzione, però ovviamente Grazie a tutti. non eravamo preparati per Sì, parlare. per una live così lunga, in realtà dovevamo dividerci l'argomento e rimbalzarci un po' con Andrea, però vabbè dai, insomma ci abbiamo messo Diciamo che la è mano saltata volontà. l'organizzazione, quindi è saltata la scaletta, anzi abbiamo improvvisato e siamo riusciti, diciamo, nel nostro intento. Quindi Perfetto, se non ci sono altre domande dell'ultimo momento, a questo punto possiamo andiamo chiudere. verso la chiusura e facciamo, diciamo, una puntata più breve, ma ne approfitto pure io per riposare un poco, perché per ora non ho riposato praticamente Va niente, bene, quindi dai. va bene, dai. Okay, vabbè, Io io che dire, ti ringrazio come al solito dell'opportunità, perché come sai a me piace sempre parlare, quindi è una cosa che adoro fare, poi argomenti che mi piacciono molto, per cui te l'ho detto. Ho sì, mi hai visto dato di trattarlo in maniera un po', come dire, non troppo tecnica, perché posso dir la verità, questo è un argomento veramente riesce ad annoiare a certi livelli, per cui bisogna proprio essere magari molto addentro alla questione per aspetta che è apprezzarla. arrivata una domanda, aspetta. Oh, vediamola, sentiamola, vai. Una domanda di Franco che Okay. rilancia: la geometria di Dio, tra parentesi, io stasera non ci vedo neanche bene, Leon, tutto ciò che esiste nello spazio uguale tempo, cosa ne pensi? Allora, vabbè, qui cosa allora, qui ti do il mio pensiero, fondamentalmente. Ehm, in un certo senso, se pensiamo scientificamente, parto da questo concetto per poi arrivare a un altro, ehm, pensiamo che la cosa principale che si vede che abbiamo per riuscire a "vedere" tra virgolette l'universo è la luce. Però in realtà la luce la vediamo noi che abbiamo gli occhi e siamo in grado di
trasformare questa radiazione, che di per sé non è luminosa, siamo noi che siamo in grado di vedere la luce. Quindi, per quanto possa essere assurdo, l'universo è illuminato per noi. Quindi, secondo questo concetto, in un certo senso, siamo, come si potrebbe dire, coinvolti in quello che è, il concetto stesso di universo, per quello che sono i nostri sensi. Ora, se però facciamo un salto di qualità e pensiamo che questa è la nostra forma fisica, ma se esiste una nostra forma energetica, questa forma energetica come potrebbe percepire l'universo? Chi lo sa? O meglio, a quel punto sta a noi tentare di innalzarci, ed un po' è quello di cui abbiamo parlato questa sera. Una delle pratiche della Cabala è quella della meditazione, dell'ascesi, ma che poi non è tipica della, cioè esiste nella Cabala, ma esiste in tantissimi altri, in altre religioni, altre pratiche. E quindi, l'idea di avvicinarci a quello che è al di là del corpo, di andare vicino a quello che noi chiamiamo il divino, lo spirituale, quindi il non materiale, però probabilmente cambia, senza probabilmente, secondo me lo fa, il concetto stesso dell'universo. E quindi qual è il vero universo? Quello che percepiamo con i nostri sensi o quello che possiamo sentire con la nostra energia? A voi la risposta. Allora, Roberto, nel frattempo sono arrivate Cioè, se altre. si è rivitalizzata la questione. Allora, intanto aspetta che questa l'abbiamo vista. Salto un attimo quella di Bruno, perché c'è una continuità secondo me con quella di Franco, che dice, a proposito di quello che stavi dicendo tu, è la sostanza di Spinoza, quindi se Dio esiste deve avere una geometria. In questo momento quindi tu sei Spinoza, cioè tu sei Dio. Allora, qui ho un concetto forse un po', alchemico della cosa. Ehm, Ovverosia, dal mio punto di vista, noi non siamo, distaccati da quello che possiamo considerare Dio. A me piace molto il concetto che avevano gli antichi alchimisti, che era quello dell'anima del mondo, ovverosia che, Dio era l'anima del mondo, che in un certo senso era una unione, ehm, superiore di tutti gli spiriti della grande opera, del creato. E quindi, se vogliamo, è un po' un concetto anche plotiniano che esiste, ovverosia, l'idea che, noi siamo questo punto di congiunzione, parlo di noi come uomini, tra spirito e materia. Siamo l'ultima emanazione di Dio, in quanto comunque siamo spirito e abbiamo una scintilla divina all'interno di noi, ma siamo anche materia, perché siamo fisicamente qua. E quindi siamo questa strana unione tra quello che può essere lo spirituale e il materiale. E mi piace molto l'idea che in un certo senso Dio forse non è nient'altro che l'unione di tutti questi spiriti. Questa è una cosa che mi ha sempre affascinato e in cui, in fin dei conti, credo abbastanza. Poi è un parere assolutamente personale. Domanda di Bruno, ti chiede se puoi dirci qualcosa su due libri, il libro dello splendore e il libro della formazione. Devo essere sincero, non li conosco abbastanza per poterne parlare di questi, sinceramente. Ok. Allora, ti chiedo una cosa io e poi andiamo verso la chiusura. Secondo te c'è una connessione tra la Cabala ebraica e il mondo mesopotamico antico?
Io ti direi anche di sì, perché alla fine storicamente esistono delle profonde connessioni tra la, anche solo la mitologia ebraica e la mitologia mesopotamica. Pensiamo alle rappresentazioni degli angeli. Le prime che troviamo di questi esseri alati sono mesopotamiche. E poi pensiamo a cose tipo, non so, la storia di Utnapishtim, che è precedente ed è esattamente uguale alla storia di Noè. Quindi ci sono sicuramente dei punti di collegamento. Quando e del resto poi gli ebrei stessi fanno risalire la loro origine alla Mesopotamia, se ci pensiamo, perché Abramo parte da Ur dei Caldei, c'è scritto proprio anche nella Bibbia. Lui da là parte e Dio gli dice vai nella terra promessa. Quindi il fatto che ci sia questa storia di base probabilmente parte anche da una connessione di In pratica, attraverso gli Abramiti, praticamente la cultura ebraica viene, cioè più che viene influenzata, eredita direttamente una. Probabilmente sì, secondo me, vabbè, appunto la storia ebraica dice che Abramo era mesopotamico e da lì è partito per andare a cercare la terra promessa. Quindi in un certo senso ci racconta un'antica connessione o comunque un'antica derivazione da questa cosa. Dopo, se proprio vogliamo andarla a guardare tutta, avevo letto di recente una storia molto intrigante sui fiumi dell'Eden. Allora, secondo qualcuno, in realtà la storia dell'Eden non è nient'altro che una storia vera, cioè racconta un luogo fisico che esisteva. E ci sono anche i nomi dei fiumi che racchiudevano l'Eden. Ora, adesso non mi ricordo se il Tigri e l'Eufatre c'entrano, però ne c'entravano altri due. Uno si sapeva più o meno dov'era, ma uno non si è mai trovato. Se non che delle ricerche satellitari recenti hanno permesso di trovare un fiume che però adesso è sotto il Golfo Persico. Ovverosia, se, e a quanto pare a questo punto potrebbe essere anche vero, sia mai esistito un luogo che si è chiamato Eden, e magari era un luogo dove si stava particolarmente bene, mettiamola così, questo luogo esisteva in un periodo in cui i mari erano molto più bassi e quindi in un'epoca probabilmente glaciale, perché i ghiacci erano ai poli. Anche questa è una teoria molto affascinante e comunque dà l'idea di come queste vicende si siano probabilmente trasferite da una cultura all'altra e magari è un po' come un testimone, no, che si sono passati l'un con l'altro. Certo è, e questo bisogna darne assolutamente atto, che gli ebrei sono di una resilienza pazzesca, cioè loro sono riusciti a portare questa conoscenza anche esoterica e anche segreta attraverso la storia, perché ragazzi sono più di 2000 anni che continuano ad andare avanti con le loro conoscenze e questo a me ha sempre affascinato moltissimo, perché non c'è un esempio senza una nazione, senza una terra. Pazzesca questa cosa. A me ha sempre Allora, affascinato questo. io, in riferimento al discorso degli antichi che hanno preceduto, quindi nell'era degli dei, ricordo che già ne parlò Sitchin, ma Sì, in realtà non solo lui, ma ci sono tanti altri testi che ne parlano, anche scientifici, che sì, ma si vanno ad assolutamente. associare alla questione degli Anunnaki, anche se non vengono citati gli dei, non vengono citati gli Anunnaki, eccetera. Tu pensa a tutta la tradizione indiana che abbiamo, i libri dei Veda raccontano delle cose folli.
No, ma no, io nello specifico intendevo un altro discorso Cioè tu dici proprio delle da ricerche scientifiche tipo, non so, Hancock piuttosto che qualcun altro? anche, no, ma Sì, proprio scientifiche accademiche che fanno riferimento al fatto che, in un'epoca, non mi ricordo se post-glaciale o ma credo di sì, può essere ehm, anche pre-glaciale perché a un il certo punto Golfo Persico praticamente era giù, cioè sì, la sponda era praticamente sulla parte dove c'è la sporgenza, non mi ricordo come si chiama, geografica dell'Iran, sì, 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 quindi 400 chilometri più a sud, sì, così come è piuttosto basso il Golfo Persico, per cui era praticamente se tu togli come appunto durante l'era glaciale un centinaio di metri di mare, praticamente sparisce il Golfo Persico, eh. Un po' come sparisce ecco, l'Adriatico, ecco, per capirci. e quindi è molto probabile che faccia riferimento a qualcosa di antico lì, un po' come per Avalon, per esempio, che si fa spesso il riferimento alle terre emerse che non ci sono più, intorno al Regno Unito e che lo Sì, univano bravo, all'Europa. Proprio perché essendo i mari, molto più bassi, c'erano terre emerse che oggi non conosciamo. Anche nel assolutamente. Mediterraneo c'erano dei tratti, che delle piccole isole in più, eccetera. La Quindi Sicilia era unita a tutto il resto dell'Europa, Malta ci si poteva arrivare a piedi, insomma, quindi insomma certo era c'era un po' faticoso, però vabbè, era un po' lunga, però ci arrivavi, voglio dire, vabbè, del resto abbiam fatto migrazioni dall'Asia, vuoi non arrivare a Malta? Eppure Allora, nel pensa frattempo ad sono arri esempio ah. vai, vai, finisci. No, no, stavo dicendo, pensa ad esempio a un'altra grande porzione di terra emersa è tutta quella zona intorno all'Indonesia verso la Ah, verso sì, l'Asia. Lì è tutto molto basso il mare, se tu ti arrivi a 100 metri ti diventa tutta terra quella lì. ma Delle anche zone a sud enormi di terra. dell'India. Anche lì, anche beh lì lì poi c'è anche tutta la storia del ponte di Adamo, e del collegamento con lo Sri Lanka, lì c'è tutta la storia anche lì. Infatti. Per cui Allora, una domanda di Agata. Un cerchio nel grano a forma di fiore a 6 punte, potrebbe esserci un nesso con la Cabala? come dire di no. L'abbiamo appena detto che la cabala è molto vicina al simbolo del fiore della vita, di quello che appunto abbiamo poi dopo un po' scherzato sul simbolo della della Lega e quindi insomma ci sta. E poi dopo è un esagono, è comunque alla fine è la stella a 6 punte, perché poi quello è, come concetto, ci può stare. Allora, domanda di, MS Calì. Dove si trovano nel mondo le comunità che praticano la Cabala? Allora qui devi andare a cercare, insomma, non sono così semplici da trovare. Allora, non tanto le comunità, i cabalisti, che sono dei quelli che ho conosciuto io sono dei rabbini, quindi li dovete cercare all'interno delle comunità ebraiche. Ripeti a Roberto perché ti si sente improvvisamente pianissimo. Dicevo, quelli che ho conosciuto io sono dei rabbini e quindi per cercare chi pratica la cabala, dovete cercare nelle comunità ebraiche. Dopodiché, come vi ho detto, ci sono, diciamo quasi delle nuove sette che si rifanno alla cabala. Anche lì alcune sono di ispirazione ebraica, alcune sono di altra ispirazione, alcune sono addirittura di ispirazione New Age, vabbè lì vale un po' tutto, ecco, a quel punto lì non saprei dirvi dove o come. Diciamo che la tradizione originale è quella di cui abbiamo parlato, per cui in teoria dovreste riuscire a ingraziarvi qualche rabbino che vi racconti di queste cose o vi introduca qualche conoscenza. Allora, c'è di nuovo un'ultima domanda, stavolta diamo lo stop alle domande e poi andiamo realmente in chiusura. Una domanda di Franco: la maggior parte dei matematici famosi erano cabalisti, è questo un segno per te? Beh,
non è che direi che è un segno, ma è una constatazione interessante, direi. Allora, qui diciamo che entriamo un po' nella parte più, come si potrebbe dire, più segreta di questa cosa. Ovvero sia, per quello che è stata la mia esperienza, nel senso di queste persone che ho conosciuto, ehm, effettivamente si occupano in maniera, come dire, profonda di questioni spirituali ed esoteriche. Questo ti porta per forza di cose a, permettetemi il termine, ad avere un po' la testa fra le nuvole, cioè ad avere un concetto della realtà, mhmm, non saprei dire, mi verrebbe da dire meno pratico, però non è esattamente il termine giusto che vorrei usare. È un po' come se fossero in grado di guardare, la realtà attraverso, una sorta di filtro o una sorta di lente diversa. Ecco, credo che in un certo verso questa capacità del cabalista sia perfetta per la matematica, che se ci pensiamo, per certi versi, è una sorta di realtà parallela la matematica, no, dove abbiamo queste regole, questi teoremi, questi postulati, per cui esiste completamente un mondo che poi in un certo verso interpreta anche la realtà, perché poi i numeri ci servono per la vita di tutti i giorni, però i numeri riescono ad essere anche altro, pensiamo all'algebra, pensiamo alle funzioni, pensiamo a cosa c'è nella matematica, no? E per cui, torno a dirlo, penso che un cabalista abbia probabilmente una predisposizione mentale che gli permette di concepire la matematica probabilmente in maniera più diretta. Forse gli dà del tu, ecco, alla matematica. Non so se sono Davide, riuscito a esprimere il mio concetto, ecco. sì, sì, Davide suggeriva come grandi musicisti che vedevano la musica nelle cose, e io ho aggiunto anche come grandi artisti come Michelangelo che vedevano l'opera già nel materiale, con tutta la sua forma. Infatti, qui Quindi invece a, a conferma. stiamo parlando quasi di un disegno di Dio che si esprime nella realtà e quindi vabbè, qui si va un po' oltre, come si potrebbe dire. Qui non possiamo parlare di cose di cui siamo certi, parliamo di cose che magari sentiamo. Quindi C'è Franco che mi dice di trattenerti e bloccarti qui in live. Non so come, ma vabbè, se ci diamo degli argomenti da discutere, noi andiamo avanti. Lo sai che a me piace parlare, per cui figurati. il fatto è che non ci sono altre domande. Ora, Va bene, eh, dai, quindi ci salutiamo. Adesso stavolta davvero? mi sa di sì. Va bene, dai, perfetto. Vabbè, Roberto, io intanto ti ringrazio di essere stato qua e soprattutto di essere stato disponibile anche nel cambio di date, perché questa puntata nel tempo è stata cambiata almeno 3 volte di data, come anche quella. Stavolta ti rispondo da cabalista dei poveri. Si vede che era destino. Ecco, ottimo, direi che ottimo. Allora, lo stesso vale anche per l'altra, che è stata forse Perfetto. anche più volte rimandata. Vabbè, Eh, arriveremo anche a quella, non ti preoccupare. infatti, arriveremo anche a quella. E poi mi ha dato spunto per organizzare eventualmente una live, dove parlare anche dell'esoterismo nella seconda guerra mondiale, dell'occultismo nella seconda guerra mondiale. E Beh, lì ce n'è da sicuramente lì fare, lì c'è da c'è divertirsi. anche, naturalmente, in questo caso la stessa svastica e la questione della svastica. E
e della simbologia. Non solo. E infatti, dico, da tutta la simbologia che si va ad accavallare con gli argomenti anche di oggi e di altre puntate. Io ringrazio i moderatori, naturalmente, ringrazio Bruno alla regia e ringrazio tutti coloro che hanno partecipato e tutti coloro che vedranno in differita. Ecco, giusto ora mi doveva venire. Non ho parlato, non ho avuto tossi. Appena ho iniziato a parlare mi viene la tosse. E quindi vi ringrazio tutti quanti per la partecipazione e vi ricordo che giovedì pomeriggio ci sarà una live, ho già caricato con le novità del momento, incluso soprattutto alcune affermazioni importanti che sono state dette già dal presidente Donald Trump. E vi ricordo che venerdì sera ci aspetta un'altra puntata all'insegna di casi ufologici e di ricerca sul campo. Quindi ci vediamo nei prossimi giorni, non escludo, quindi prestate attenzione che domani, se ho materiale sufficiente, potrei, ma non vi posso dire l'orario perché mi devo basare sulle cose che ho da fare con mio papà in ospedale, ma appena ho un momento la organizzerò e quasi sicuramente andrò in live anche domani con le novità sulla questione dei droni, degli UFO, delle sfere di plasma e quant'altro che in questo periodo fa parlare. Buona serata a tutti, ci vediamo alla prossima. Arrivederci. Ciao Gabriele. Ciao Roberto. Ciao.